Una volta preso questo metodo che ti fa risparmiare un sacco di tempo nel disegnare le foreste delle tue mappe fantasy, non so se vorrei tornare indietro. Non ci scommetterei. Sono Ren, nella vita disegno mappe. Oggi vi faccio vedere alcuni metodi per fare le foreste. Se siete pronti, vi porto al mio schermo dove vi farò vedere come disegnare delle foreste. Andiamo. Prima di lavorare le nostre foreste avremo bisogno di una piccola base, quindi andiamo a disegnare magari una coastline, qualche isola frattaglia, magari più che delle isole vorrei provare a fare dei fiordi, vediamo se riusciamo a creare qualcosa di interessante. Quindi appoggiamo le montagne che vorrei che avessero questa direzione. Ci vediamo fra un attimo. Adesso che abbiamo una base la possiamo anche diminuire in trasparenza, la rimpiccioliamo per centrarla meglio all'interno, ingrandisco, vado veloce e ci vediamo dopo. Metodo 1 sarebbe quello di creare delle forme. Provo a avvicinare la costa così abbiamo una visione migliore. Non solo nel creare delle forme come potreste aver già visto, perché in questo tutorial si parla di metodi pigri, quindi quello che andremo a fare è creare un pennello veloce. Immaginate di disegnare la parte alta di un albero, che sono sicura che non sia fatta così, ma per oggi ce la facciamo andare bene. Dunque ho il mio pennello, lo seleziono, vado su modifica, definisci pennello predefinito, lo chiamiamo test albero. Ed eccolo qua, abbiamo il nostro pennellino Piola. Ora, sulle impostazioni dei pennelli abbiamo ridotto la dimensione, come vedete non è più grande. Andiamo anche a dargli una dinamica forma, in modo da poter cambiare la dimensione. Il pennello ha varie dimensioni e aggiungerei una variazione sull'asse X, in modo che si sposti da destra a sinistra. Come vedete, guardate il dettaglio di come si muovono. E se volete proprio strafare aggiungiamo una dispersione, faccio vedere la differenza con dispersione, senza dispersione, mosso, o con la spaziatura perché ho bisogno che gli angoli degli alberi si tocchino. Creato questo pennello, scelgo una zona e inizio a disegnare il tetto di queste foreste. Questo tipo di pennello vi può accelerare il lavoro, può aiutarvi ad avere un inizio. Quello che sto facendo adesso è rendere più densa la presenza del pennello vicino alle montagne, per poi lasciare più vuoto verso l'esterno. Quando avrete fatto una cosa di questo tipo potrete tranquillamente chiudere il basso e quindi personalizzare quello che poi è la forma della vostra foresta. Aggiungo qualche alberello sparso per dare un po' di dignità a questo luogo. Ora mi assicuro che tutti i lati siano chiusi. Gli do una colorazione base. Abbiamo una foresta col metodo 1 che è quello di disegnare solo la parte superiore e poi chiudere il cerchio. Potete anche decidere di aggiustare un po' con il colore per dare più profondità alle vostre foreste. Non abbiate paura di sperimentare. Questo era il metodo 1. Sperimentate e trovate ciò che si addice di più ai vostri gusti da cartografi. Metodo 2 è molto simile al metodo 1 perché andremo a usare questi, ma li useremo in modo diverso. Quindi utilizziamo lo stesso identico pennello creato in precedenza. Andiamo a spargere i nostri alberelli. Mi piacerebbe anche aumentare un po' la dimensione. Che ho fatto questo. Mi voglio bene, mi voglio bene, quindi salvo. E aggiungo un bagliore esterno. Io userò il metodo di fusione normale con l'opacità, con l'estensione e con la dimensione. Se volete applicate un colore in sovrapposizione ed eccoci qua con il metodo 2 che è semplicissimo. Se voi fate uno zoom out della mappa riuscirete a vedere che dà quel senso di densità. Ovviamente potreste terminarlo qui oppure potreste sovrapporre lo stile utilizzando un pennello, magari diminuite la dimensione del pennello e andate a giocare con gli spazi vuoti cercando quindi di creare una densità maggiore. Io adoro il metodo 2, lo uso spesso, lo uso soprattutto nelle mappe in cui
Lo zoom è questo. Metodo 1, come potete notare, è un blocco ed è interessante se ti piace tenere dei contrasti molto forti. Il metodo 2 è da usare con parsimonia. Se volete rafforzare l'effetto, prendete un colore, colorate nel livello sottostante. E ora passiamo al metodo, non quello più richiesto, ma sicuramente il più commentato. Il metodo 3, oltre ad essere giganterrimo, quindi scusatemi, un misto tra la tecnica 1 e 2 ed è forse la mia preferita. Vi faccio vedere come la faccio io. Intanto create un pennello, un tondo, lo modificate, lo rendete leggermente più ovale, poi prendo il pennello gomma e lo svuoto leggermente sotto. Una volta che l'avete creato, lo selezionate, modifica, definisci pennello. Ora che abbiamo il nostro alberello tonderello, eccolo qua. Andiamo sulle impostazioni del pennello, gli diamo spaziatura, variazione della dimensione forma. Diminuisco anche per farvi vedere più. Ecco, così ci piace, questa variazione ci piace. E aggiungiamo una riflessione dello specchio X, benissimo. Abilitiamo la dispersione, che è questa, e se volete aggiungiamo un conteggio. Il conteggio è quella cosa che vi permette di avere multipli alberi, non solo su una linea ma su più linee. Aggiungendo un po' di dispersione. Questa è la dispersione con conteggio. Come vedete, la dispersione qua in basso nell'ultima linea varia in altezza e la dispersione con conteggio crea densità diverse. Diminuisco la dimensione del mio pennello ed eccoci qua. Controllo compressione penna, così è sottile quando io non premo ed è più grande quando io premo. Sottile, 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 grosso, 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 grosso. Ok. E facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto con la tecnica 2. Io in questo caso ho fatto una foresta velocissima, ok, ed eccovi qua con metodo 1, 2 e 3. Ma potrebbe essere finita qui? Un'altra cosa che potreste fare e che io adoro fare, puliamo, ovviamente togliamo gli alberi da dove non vogliamo che ci siano e gli diamo il colore che vogliamo, lo rendo più chiaro perché come abbiamo fatto, se vi ricordate, nella tecnica 1, in questa bolla di alberi, andremo ad aggiungere degli effetti di livello, in questo caso un bagliore interno e già la vostra foresta inizia a cambiare. Un'altra cosa che vi consiglio e che io faccio molto volentieri perché sono masochista è aggiungere i dettagli a mano. È noioso? Sì, può esserlo, ma ne vale la pena. Ragazzi, aggiungere i dettagli a mano ne vale sempre la pena. Ora vi faccio vedere la differenza tra il lasciarlo così com'è e il correggerlo aggiungendo appunto questi dettagli. Diventa fighissimo quando aggiunge, notate la differenza ragazzi. E come abbiamo fatto per lo stile numero 2, che è questo, aggiungere un bagliore. La mia preferita che è la tecnica 3, che non è questa, fare queste formine e basta. La tecnica 3 è fare le formine e aggiungere i dettagli che vanno poi a riprendere la stessa tecnica che viene offerta nella 1 con degli archi superiori degli alberi e nella 2, cioè con un bagliore esterno. Mi sa che è arrivato il momento degli snecchini. Snecchini?